anche nei negozi italiani finalmente sono arrivate le Monster High Ultimate Secrets, ovviamente della nuova generazione, quindi le Monster High G3. Questa è la linea Iridescent e ragazzi sono davvero molto curioso di vedere come sarà. Quindi non perdiamoci troppo in chiacchiere e cominciamo subito questo video. Ed eccoci qua con la scatola di questa Monster High. Come potete vedere io ho scelto Cleo the Nile. Essendo uno dei miei personaggi preferiti ho deciso che se acquisterò delle Monster High G3 acquisterò sempre lei. Se ovviamente non faranno delle edizioni speciali di altri personaggi che meriteranno davvero, io continuerò ad acquistare eventualmente Cleo. Questa è la sua scatola a forma di bara, proprio come uno dei simboli storici delle Monster High. Nella parte frontale possiamo vedere che per metà scatola ci sono dei cassetti con delle serrature e invece nell'altra metà c'è applicato un cartoncino con un artwork bellissimo e un sacco di scritte. Qui sopra il suo artwork ovviamente c'è il suo nome, Cleo the Nile, e questo bollino che ci dice che possiamo creare più di 125 look. Questo è l'artwork e ragazzi è meravigliosa, speriamo che la bambola sia all'altezza. Qui al centro c'è ovviamente il logo Monster High, tutto iridescente e olografico, con anche la scritta al centro Ultimate Secret. Invece qui poco più in basso c'è scritto Iridescent, che è il nome di questa linea, e qui ci dicono che all'interno ci sono 19 sorprese. Ce le spoilerano già praticamente tutte, però ci sono. I lati sono semplicemente completamente neri, niente di speciale. Invece sul retro possiamo vedere una valanga di informazioni, ma una valanga di informazioni che non ci interessano. E qui in alto le altre 4 bambole uscite in questa linea. Laguna Blu, Frankenstein, Claudine Wolf e Draculaura. In più qui in questo lucchetto, me ne sono accorto ora, ci dicono che ci servirà dell'acqua probabilmente per andare a rivelare le chiavi. Quindi appena finito di vedere la scatola andrò a prendere una ciotolina con l'acqua. Una volta rimossa la parte esterna di cartone e plastica, possiamo vedere anche la porta che racchiude la bambola, che ha ovviamente il logo Monster High, tutte delle ragnatele disegnate, queste specie di stelle e in più sullo sfondo c'è questa carta sfumata come vedete dal nero al giallo, anzi dal nero al giallo e poi al bianco. Ma iniziamo ad aprirla da qui e all'interno troviamo la bambola che si presenta semplicemente così, già con le scarpe addosso. Qui c'è questa cosa che poi andremo a vedere cos'è, la prima chiave. Ha già qualcosa addosso ma adesso lo vedremo e ha anche uno sfondo abbastanza carino che ovviamente richiama e ricorda l'Egitto, con delle pietre preziose e cose del genere. Anche sulla porticina, all'interno della porticina troviamo un sacco di cose disegnate. C'è questo specchio che sembra uno scarabeo con scritto Treasures Yourself. Qui c'è anche uno smartphone con un'immagine sua, credo. Qui ci sono un sacco di accessori, un sacco di cose, i canopi, uno specchio, di tutto e di più, davvero molto carino. Ma andiamo a tirar fuori Cleo dalla scatola, ma purtroppo per quanto sia molto carina, arriva senza lo stand e quindi ho dovuto recuperarne uno io, un po' tarocco che usavo per l'Ever After Eye, ma guardiamola un po' meglio. In questa versione il viso forse è ancora un po' più abbronzato a confronto alla precedente, ma poi faremo un velocissimo confronto. La pelle, se la guardiamo da vicino, rimane perlata, i suoi occhi guardano di lato e sono sempre gialli con le pupille blu, quindi un po' vitrei. Sugli occhi indossa un trucco veramente molto bello perché troviamo, oltre delle ciglia molto particolari, dell'ombretto marrone, dell'ombretto dorato con i glitter e nella parte inferiore dell'occhio invece troviamo un ombretto azzurro, quasi verde acqua, davvero davvero molto bello. Sotto il suo occhio sinistro c'è questo dettaglio per ricordare l'occhio di Ra. Sulle guance indossa un po' di blush, le sue sopracciglia sono molto definite e sulle labbra indossa un rossetto oro completamente glitterato. I suoi capelli sono praticamente azzurri con un po' di tinsel che fuoriescono dalla riga centrale, anche se sembra non sono monocolore, hanno 2 tonalità di azzurro diverse, una leggermente più chiara e una leggermente più scura, e sono davvero molto lunghi perché le arrivano fino alle ginocchia. Sono della stessa identica fibra dell'altra Cleo, che non è la fibra più bella in assoluto di Mattel, ma comunque è una buona fibra. Non è quella fibra schifosa che a volte troviamo nelle Barbie Extra. Per fare subito un velocissimo paragone dei visi delle due versioni G3 che ho io, devo dire che questo qui nuovo forse lo preferisco. Sembra avere gli occhi più allungati, guardano di lato confronto alla precedente dove guardavano dritto, il trucco è completamente diverso, ma come vedete anche il colore dei capelli è completamente diverso. Nella precedente sono più scuri, in questa sono più chiari e in più cambia anche la riga che da laterale diventa centrale. Ma togliamo la vecchia che ha già avuto il suo video e scendiamo a vedere la magliettina che indossa questa Cleo. Nella parte sul busto sembra quasi una canotta con tutte queste fasce stampate sopra, ovviamente sui toni del beige e del marrone,
ma con in più anche applicate queste maniche di questo tessuto semitrasparente, sempre sui toni diciamo sabbia, che però come vedete riflette un sacco la luce, molto carino, sembra quasi glitterato. I pantaloncini invece sono piuttosto corti perché arrivano a mezza coscia, sono arricciati sui lati e sono di questo tessuto iridescente molto lucido con un sacco di riflessi arancioni, azzurri e verdi, che però purtroppo so che in camera non si vedranno mai, e sono di base gialli. Il tessuto è un po' plasticoso, ho paura che se andremo a toglierlo o metterlo più volte comincerà a rovinarsi, ma se lo lasciamo così devo dire che è molto carino, anche se il giallo è effettivamente tanto giallo. Ai piedi invece indossa degli stivali molto carini, come vedete sono composti da un sacco di lacci. Nella parte superiore sono arancioni e piano piano il colore sfuma diventando sempre più oro nella parte finale, nella parte del piede. Sono aperti sulle dita, c'è questa gemma non colorata purtroppo proprio sopra il collo del piede e entrambi hanno sulla parte laterale, sulla parte più esterna, quest'ala molto carina, tutta dorata. Il fogliettino che abbiamo visto prima non è altro che lo spoiler di quello che troveremo dentro e di come usarlo, quindi non vado a guardarlo adesso, ma invece vado ad aprire questo sacchettino dove c'è all'interno la chiave. Questa chiave argentata che però va messa in acqua per rivelare che colore è. Quindi prendo la mia tazza e andiamo subito a mettere dentro la chiave. Fa esattamente quello che fanno le Barbie Color Reveal. La patina è esattamente la stessa e direi che abbiamo trovato quella beige. Quindi andiamo a riprendere la nostra scatola e andiamo ad aprire il primo cassettino, quello corrispondente alla chiave. Dentro c'è questo mega sacchetto con dei cuori fasciati, dei punti di domanda con il teschietto Monster High, sì, qualcosa del genere, ma apriamolo subito. E dentro c'è un sacco di roba, c'è qui dentro. La prima cosa che troviamo è questo paio di scarpe che sono trasparenti ma glitterate con tutta questa texture di fasce, ma la zeppa è stata colorata d'oro e qui possiamo anche vedere che c'è questo dettaglio che però faccio un po' fatica a capire cosa sia. Spero che con le riprese macro si capisca meglio. Sono comunque davvero molto carini, ma in questo cassettino c'è anche questo portachiavi, quindi andiamo subito ad infilarci la prima, che si può ovviamente chiudere ed è a forma di teschio Monster High. Ma c'era anche una seconda chiave, sempre argentata, quindi riprendiamo l'acqua, inseriamo la chiave e aspettiamo che si sciolga tutto il colore. Sta diventando praticamente una pozione magica questa cosa, passerei le ore a guardarla. E direi che questa è quella oro. Quindi riprendiamo la scatola e andiamo subito ad aprire il cassettino oro. Mettiamo via la chiave e togliamo il sacchetto, che fuori è identico a quello di prima, ma all'interno troviamo questo cappellino molto carino, tutto dorato, con qui davanti anche questo scarabeo colorato d'arancione. Più che un cappello sembra quasi una stoffa arricciata sulla sua testa. Questo proviamo subito a metterglielo, vediamo come le sta. Beh, direi che non è per niente male, è più bella così che con i capelli sciolti. Poi troviamo questa collana di base nera ma con tutta la catenina e i pendagli colorati d'oro. Mettiamo subito anche questa. Bella, mi piace, sta diventando molto bella. Anzi, mi sta stupendo perché non pensavo fosse così carina. E poi c'erano assieme anche questi due orecchini arancioni che richiamano dei ventagli molto carini. Mettiamole subito anche questi. E sì, direi che mi piace molto. Stanno un po' storti, forse li ho messi invertiti, ma mi piacciono molto. Ma riprendiamo la nostra acqua, perché anche in questo cassetto c'era una chiave argentata che andremo adesso a vedere che colore sarà. Facciamo di nuovo la pozione magica e direi proprio che questa è quella arancione. Quindi riprendiamo la scatola e andiamo ad aprire il cassettino arancione. Queste chiavi vogliono cadere. All'interno c'è un altro sacchettino identico a quelli di prima, dove però troviamo qualcosa che è stata appiccicata nella chiusura del sacchetto. Non so se si vede, ma questo nastrino è stato proprio bloccato, pressato qui. Spero non si sia... no dai, non si è rovinato per fortuna. E qui troviamo un secondo look che tra poco andremo a vederle addosso. Per prima cosa vediamo questo top arancione con tutti i geroglifici nella parte superiore e con sotto queste nappe di filo giallo quasi dorato che creano il bordino del top e con questo nastrino che sicuramente andrà chiuso dietro il suo collo. Poi troviamo questa gonnellina nera, azzurra e gialla molto carina con questa specie di fiocchettino in vita realizzato con del nastrino azzurro, anche sul retro è identica. E poi troviamo questo pellicciotto molto carino
molto morbido, con tutto questo pelo bianco, con questi triangoli colorati di giallo, e all'interno c'è tutta questa stoffa piena di geroglifici. Davvero bello, questa è la parte che mi piace di più. Ma troviamo anche l'ultima chiave, che in questo caso non dobbiamo rivelarla, è già così, di plastica trasparente gialla glitterata. Quindi riprendiamo la scatola e andiamo ad aprire l'ultimo cassettino. Mettiamo via anche questa chiave, così le avremo tutte insieme. E prendiamo l'ultimo sacchettino, identico agli altri ma con all'interno questa borsa bellissima, mi piace da morire, di plastica trasparente ma con qui davanti questo occhio colorato oro e nero con queste finte nappe di plastica, e la maniglia, il manico come volete chiamarlo, è un serpente a due teste. Credo si possa aprire, spero sì, si può decisamente aprire. Non so cosa potremo metterci all'interno, ma è davvero bella. Poi c'è questo cosino qui che ha sopra la testa di un lupo, di un gatto, qualcosa del genere, con il cerchietto per farglielo tenere in mano, e ragazzi, se lo apriamo dentro è un rossetto completamente oro, proprio come quello che lei ha già sulle labbra. Poi c'è questa cosa qui, che non capisco se vuole essere una cosa non pronunciabile su YouTube, se invece è semplicemente una matita, non lo so. Secondo voi cos'è? È una cosa che non possiamo pronunciare per non essere demonetizzati, o è tipo uno scettro, una bacchetta magica? Ditemelo qui sotto nei commenti perché non riesco davvero a capirlo. E l'ultima cosa è questo gelato. Sì, un gelato tipo i Magnum, tutto fasciato, color bronzo, dietro non ha nessun dettaglio colorato se non tutto bronzo, ma davanti abbiamo gli occhietti con anche queste bende bianche e lo stecco sotto invece è marroncino. Queste sono le cose che io trovo inutili. Non so se questa è bellissima, questo comunque è il primo look, diciamo, completo. Praticamente il look con cui esce dalla scatola, ma con in aggiunta il pellicciotto e ovviamente gli accessori, la collana, gli orecchini, il cappello, eccetera. Molto carina, ma adesso vado a cambiarla perché non vedo l'ora di vedere come le sta il secondo look. Questo è il secondo look completo e devo dirvi che preferisco decisamente il primo. Non lo so, forse questo mi dà l'impressione di essere stato aggiunto giusto perché dovevano aggiungerlo. La borsa è bellissima, il top mi piace un sacco, il gelato vabbè un po' meno, gli accessori mi piacciono, ma quello che non mi piace per niente è la gonna. Secondo me non le sta bene, sembra un po' realizzata con un tessuto carino ma giusto perché dovevano, e non la trovo neanche così coerente con i suoi colori, anche se sia del giallo e del blu come i capelli, però non lo so. Ed eccola qua con tutto quello che arriva assieme a lei. Le ho lasciato il secondo look per concludere il video, ma comunque abbiamo già visto tutto. Devo dire che la bambola è molto carina, mi piace anche il fatto che abbiano diversificato un bel po' il viso confronto alla precedente versione di Clio che ho acquistato io, perché oltre al trucco guarda anche di lato, i capelli sono diversi, questa cosa mi fa molto piacere. Abbiamo già visto bambole di diverse linee con la stessa identica faccia, quindi il fatto che l'abbiano cambiata così tanto mi fa molto piacere. Il primo look trovo che sia studiato davvero bene, molto bello, molto coerente con se stesso e con tutti i suoi colori. Il secondo look invece, non lo so, mi sembra un pochino più forzato. Trovo molto carina l'idea di dover aprire tutti i vari cassettini, anche se forse avrei messo una chiave soltanto per evitare un sacco di plastica inutile. Mattel aveva avuto quell'idea geniale di mettere ad esempio le Barbie Fashionistas nelle confezioni riutilizzabili che diventavano praticamente degli astucci, e adesso invece sono tornati a mettere dei packaging pieni di plastica su plastica, con addirittura tanti accessori che sono inutili. Se il gelato, il rossetto si possono utilizzare per il gioco, una volta aperti tutti i cassetti le chiavi vanno inevitabilmente buttate da qualche parte e lasciate lì finché non andranno perse o buttate. Una chiave solamente avrebbe comunque aperto tutti i vari cassettini. Mi piace anche se il suo prezzo è un pochino alto, forse su Amazon costa un po' meno di quello che l'ho pagata io l'ho pagata 45 euro da Toys. Vi lascio comunque qui sotto i link di tutte le bambole di questa linea se volete acquistarle su Amazon, aiutarmi a sostenere il canale e soprattutto guardare che prezzi hanno su Amazon. Ora ragazzi aspetto che mi facciate sapere voi cosa ne pensate di lei e di questa linea qui sotto nei commenti, e soprattutto se quel cosino è una bacchetta magica o qualcosa di diversamente magico. Spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciatemi qui sotto un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va seguitemi su tutti i social con il nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.